Buongiorno a tutti amici di WeDrive e bentornati a un nuovo video del nostro format dedicato al mondo delle due ruote. Oggi, come potete ben vedere, siamo in sella a una inseparabile compagna di viaggio, una BMW R1250 GS Adventure, e soltanto per voi l'abbiamo portata sulla sella di Fasano e vi assicuro che per farlo abbiamo iniziato la giornata molto presto. Questa insomma è una BMW esagerata, non solo nelle dimensioni che la fanno arrivare a circa 268 kg col pieno, ma anche nel modo e nei toni. Il nuovo motore bicilindrico Boxer da 136 cavalli con il nuovo sistema BMW ShiftCam e la cilindrata cresciuta fino a raggiungere i 1254 cm3 rispetto alla versione precedente, la Rally, spingono sempre tanto questa GS, riuscendo a mantenere un ottimo corpo sia ai bassi che ai medi e agli alti regimi. Spesso anche troppo però, tant'è che ho dovuto più volte tenere sotto controllo il contachilometri perché risulta molto facile superare i limiti, anche se i consumi restano comunque contenuti. Anche con una mano piuttosto pesante si riescono a fare in media 18-19 km per litro nel misto. In questo allestimento abbiamo anche montato il tris di borse BMW in alluminio per non farci mancare assolutamente nulla. Come si comporta in strada? Sicuramente siamo abituati a vederla massiccia, magari con il tris, quindi le borse laterali, il bauletto, e tendiamo a pensare che sia una moto anche ingombrante da portare. In realtà nulla di tutto ciò, ragazzi, è di una facilità di guida impressionante, quasi disarmante oserei dire, rispetto alla stazza di questa GS R1250 Adventure. È veramente qualcosa di incredibile, di imparagonabile. Io ho 23 anni, ho provato raramente questo segmento di moto ovviamente, ma vi dico che secondo me è una moto che piace così come ai ventenni, così come ai trentenni, così come ai quarantenni. Ha uno stile di guida unico e inconfondibile. Al momento siamo sulla mappatura della centralina Rain, anche perché appena smesso di piovere molto probabilmente ricomincerà, ma possiamo tranquillamente attraverso questo tastino Mode spostarci dalla Rain al Road, Dynamic o Enduro nel caso in cui volessimo spingerci al di fuori delle strade sterrate. Con tutte quante le mappature l'erogazione risulta sempre costante e fluida, non dà mai strattoni come su altri modelli di questo segmento. Altra chicca di questo allestimento HP è il colore nero di questo manubrio, con le estremità, come potete vedere, rivolte verso il pilota in modo da facilitarne l'ergonomia. Manopole riscaldate, fari supplementari a LED sono solo alcuni degli optional presenti sul catalogo BMW e che possono far lievitare il prezzo d'acquisto ben oltre i 20.000 euro. Tutto però su questa BMW è posto in maniera intelligente, compresi i comandi, tutti accessibili in qualsiasi situazione e coadiuvati sicuramente dall'ottima ergonomia di BMW che ne facilitano veramente l'accesso. Come già detto, nonostante le sue dimensioni, la moto risulta molto raccolta, le gambe entrano bene negli spazi ricavati all'interno del serbatoio, ricordiamo da 30 litri su questo allestimento Adventure, e la stazza mantiene un'ottima resistenza al vento, grazie anche al parabrezza regolabile in altezza. Il forcellone monobraccio posteriore ci ricorda la trasmissione cardanica tipica dei modelli GS di BMW e il nero lucido fa un ottimo contrasto con questi cerchi a raggi dorati tipici di questo allestimento HP, come quelli del becco e in questo caso non della sella, dove invece di avere il classico pezzo unico con i colori di BMW High Performance ricamati sul lato, abbiamo due pezzi optional di BMW, in modo da garantire più comfort sia al pilota che al passeggero. Optional ovviamente configurabile in uno dei 3 pacchetti garantiti da BMW, Comfort, Touring o Sport, con cui appunto equipaggiare la moto aggiungendo ancora altri optional come il cruise control, il tris di valigie, le manopole riscaldate, le sospensioni adattive elettroniche e così via, facendo lievitare sempre di più il prezzo.
Nonostante risulti difficile criticare una delle due regine di questo segmento, visto che l'altra risiede a Borgo Panigale, poche sono le cose che le possiamo contestare. L'accensione è keyless e purtroppo anche il tappo del serbatoio, non sempre molto intuitivo, e il peso, argomento onnipresente nelle discussioni del GS, è davvero ingestibile nelle manovre da fermo e raramente perdona errori. Quindi occhio e piedi sempre ben saldi a terra. Attenzione se montate il tris, soprattutto in strada. Siete sempre su una moto larga quanto una piccola city car e ci dovrete fare presto l'abitudine. Il costo è sempre molto alto, ma d'altronde BMW ci ha abituato a questo handicap da sempre, più che compensato dalle soluzioni e dalle innovazioni ingegneristiche adottate dalla comunità di guida. Perché di una cosa potete essere certi, che di questa GS, che sia per andare a lavoro o sia per partire per l'Egitto, non c'è mai da stancarsi. Anche la discesa in piega non è da sottovalutare, nonostante i suoi 260 kg, qualcosina in più in ordine di marcia, con questo serbatoione da 30 litri, nonostante ciò questa GS R1250 Adventure scende leggiadra come una gazzella, oserei dire in questo caso. Risulta veramente morbida, comoda, una posizione di guida ergonomica, ti spinge a dare sempre di più, nel caso in cui qualcuno ovviamente voglia leggermente darsi da fare col gas, altrimenti una tranquillissima guida da viaggiatore, quindi da turista, per godersi il paesaggio, una guida più rilassata, più tranquilla, vi portano addirittura a risparmiare e a consumare davvero poco. In conclusione, questa R1250 GS Adventure ci ha fatto provare delle sensazioni forti. Tanto peso sì, ma tantissimo comfort, tanto spazio e tantissima tecnologia, forse anche troppa. E queste sono inevitabilmente qualità che si pagano, d'altronde il prezzo è abbastanza e piuttosto importante, ma la facilità di guida è indescrivibile. Una delle poche concorrenti che riesce a tenere a testa è sicuramente la Ducati Multistrada, ma per sapere quale delle due sia ovviamente la migliore dovrete aspettare il nostro prossimo video in cui proveremo la Multistrada. Per non perderlo ovviamente vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci sui nostri social e di non perdervi il prossimo video. Alla prossima, ciao!